Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video nel canale Segugio Offroad. Oggi un video dall'interno e andrò a operare sui bracci oscillanti, detti anche trapezzi, che ho sostituito, se vi ricordate bene, ma vi linko il video qui sopra, nel video in cui ho sostituito i trapezzi nella Panda 169 avevo detto al minuto 9 e 30 secondi circa che avrei cercato le boccole, quindi questa e quest'altra, di ricambio su internet. Le sfere, le testine a sfere sono in buone condizioni, ma non le ho comunque trovate, però sono riuscito a trovare questo e quest'altro che nel lato guidatore era completamente distrutto, in quest'altro è semi distrutto. Quindi in questo video andremo a vedere i ricambi che mi sono arrivati per poter ripristinare, diciamo, alla funzionalità i due braccetti. Poi andremo a vedere un attimino l'utilizzo della pressa e praticamente dopo andrò ad inserire questi due silent block. Quindi oggi vedremo come ridare nuova vita a dei braccetti che erano praticamente destinati al ferro vecchio, al robbivecchio. In questa maniera andiamo anche a riutilizzare dei pezzi e impattiamo di meno nella produzione di scarti e anche nel nostro portafoglio. Quindi detto questo vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, ad attivare la campanellina, lasciare un commento e un mi piace qui sotto. Noi ci vediamo subito dopo la sigla. Eccoci al banchetto, questi sono i due trapezzi, i due bracci, questi sono i ricambi della TRV. Praticamente questo qui andrà qui e quest'altro andrà qui, ovviamente anche qui. Quindi scarto tutto e andiamo alla pressa. Questi tappini li ho recuperati dalle braccetti nuovi che ho installato, non ho buttato queste plastiche perché una volta che avrò sistemato tutti i silent block, tutte le boccole, questi li archivierò per un futuro utilizzo. Quindi ora andiamo alla pressa. Questa è la pressettina che ho, l'ho acquistata su eBay, ma si trova anche su Amazon. Se trovo il link ve lo metto qui sotto. È una semplice pressa da 20 tonnellate e per praticamente far uscire il silent block, questo qui, praticamente ci vorrà un bicchierino che va messo sotto e sopra ci metterò questo anello e altri pezzi di ferro in maniera tale da poterlo far uscire. Per tirare fuori quest'altro invece utilizzerò un estrattore AC che vi faccio vedere. Per estrarre questo invece utilizzerò questo estrattore AC che si usa per le giunti a sfera, i ball joint. Quindi in questa maniera, dopo vedremo, metterò questa barra filettata e alcuni di questi inserti per far uscire questa boccola e poter introdurre quella nuova. Ma ora torniamo alla pressa per poter estrarre questo silent block più grosso. Ci servirà un, diciamo, bicchierino di uscita, perché noi lo presseremo da qui, lo presseremo da sopra e praticamente dovrà uscire. Quindi mettiamo qualcosa di più grosso in maniera tale che il silent block possa scappare, avere una via di fuga da sotto. Allora, eccoci alla pressa. Adesso vi faccio vedere il setup che imposto. Praticamente metto questo cilindro che accoglierà il silent block che sarà espulso dalla pressa, poi metto questo cilindro che praticamente spingerà fuori il silent block e lo farà cadere qui dentro, e per ultimo questo disco che verrà a contatto, diciamo, con
la pressa che scende, quindi ora inizio ad abbassare. Adesso che è un po' in tensione ne approfitto per fare degli aggiustamenti prima di far scendere completamente. Già si è mosso, sta scendendo. Se vogliamo aiutarlo gli diamo un poco di WD-40 per dargli una mano a scendere, ma comunque scende via molto velocemente. Sembra che sia arrivato, ora faccio risalire la pressa. E infatti il silent block è qui, quello vecchio. Ora è rimasto il cilindro dentro, ma 2 martellate e lo faccio riuscire. Gli do 2 martellatine da qui. Ed è uscito. Quindi ora non mi resta che pulire la sede con uno scopettino e un po' di carta abrasiva per prepararlo a accogliere il nuovo silent block. Ho dato una pulita alla sede. Tra i 2 lati io ho scelto questo qui che ha questa scanalatura, questo invito, sperando che mi aiuti ad allinearlo meglio. Qui invece è a filo, non so se si vede, e quindi non mi ispira tanto, preferisco farlo entrare da qui. Eccoci la pressa, ho messo questo cilindro sotto per proteggere il silent block e posiziono il silent block dove voglio farlo entrare, in questa maniera. Ho scelto ovviamente, come detto, la faccia smussata che funge quasi da invito, e sopra ci devo mettere questo cilindro qui. Se riesco ci metto anche questo. Ok, ora sono pronto per scendere e vediamo se va. Direi che ci siamo, quindi ora libero la pressa. E vediamo che è venuto bene. Quindi con questo silent block abbiamo terminato e ora dobbiamo passare a togliere quest'altro e a introdurre quello nuovo. Quindi con la prima parte del lavoro abbiamo concluso. Questo è il silent block nuovo e
speriamo così di risparmiare dei soldi e anche inquinare di meno, perché comunque sono meno materiali che vengono immessi in discarica. Sì, certo, questo è ferro, viene riciclato, però diciamo che risparmiamo dei soldini noi. Quindi vado a togliere questo con l'estrattore AC. Ovviamente io vi farò vedere solo un braccio, perché l'altro braccio è essenzialmente la stessa cosa, quindi io nel frattempo mi faccio anche quest'altro silent block per mettermi a pari. Eccoci giunti a rimuovere invece la boccola, e per fare questo utilizzerò questo estrattore. Praticamente farò uscire la boccola da qui e ci metterò questo cilindro di accoglienza, diciamo così, e spingerò con la barra filettata. Ecco, la configurazione sarà questa: la barra filettata spingerà qui e farà uscire questa boccola di gomma qui all'interno di questo cilindro, che non è altro che un pezzo ricavato da un tubo del gas. Ovviamente qui ci metterò un po' di olio. Una volta unta la barra filettata con una 22 vado a iniziare ad avvitare piano piano. Già quasi uscito del tutto, quindi penso che a mano esca. Esatto, vediamo che si è rotto, ma è uscito. Stesso discorso fatto per l'altra sede della boccola, vado a pulire con uno straccio e vediamo per inserire la nuova. Siamo ora giunti a mettere il silent block, quello di gomma. Ho già pulito la sede e metto un po' di grasso al silicone per lubrificare e lo metto anche nella sede. Ovviamente lo farò entrare dalla parte più piccola, e la prima parte entra addirittura semplicemente spingendo dentro. Già è entrato per un quarto. L'altro quarto lo spingerò con questa, e facendo sì che questa parte, questo perno, batta solo ed esclusivamente sulla parte metallica. Vi faccio vedere sulla parte metallica, quindi qui, e non sulla gomma. La parte terminale metterò questo per permettere alla boccola di fuoriuscire naturalmente. La configurazione è questa, ve la faccio vedere per bene. Praticamente la barra filettata spinge sulla parte metallica della boccola e la boccola stessa riuscirà qui, potrà fuoriuscire perfettamente. Io ora lubrificherò questa barra come al solito per evitare di rovinarla. Quindi ora con una 22 vado a iniziare a stringere e a far scendere la boccola, che vediamo scende molto velocemente. Ok, è arrivato a filo, come possiamo vedere. È arrivato a filo, quindi vado a liberare questo estrattore e vediamo se è correttamente uscito da quest'altra parte. Direi che è perfetto, è uscito perfettamente. Ed ecco qui, cari iscritti del canale Segugio Offroad, ecco il risultato. Abbiamo ripristinato perfettamente i due bracci con una spesa abbastanza ridicola, perché comunque costano 6 euro e 7 euro della TRV. Non ho voluto risparmiare visto il costo esiguo. Ovviamente le testine erano comunque in buone condizioni, quindi ho potuto fare questo lavoro. Se le testine non fossero state in buone condizioni probabilmente li avrei buttati, però fin quando le testine reggono, questo è una coppia di braccetti, di trapezzi che posso tenere come ricambio, visto che comunque
è un'auto che soffre molto di braccetti che si rovinano. In questa maniera cerco di farli durare il più possibile ripristinando questi. Ho visto anche che esistono dei braccetti rinforzati, però magari alcuni siti li vendono, magari in futuro farò un piccolo investimento. Quindi per ora siamo nella modalità risparmio. In questa maniera abbiamo riciclato, abbiamo riutilizzato, abbiamo dato nuova vita a questi braccetti e sono venuti perfetti. Magari uno, se volesse, potrebbe anche dargli una verniciatina di nero. Io ho cercato di pulirli con la spazzola e uno spray, niente di che. Quindi per oggi abbiamo risparmiato qualche soldo. Certo, bisogna possedere una pressa o comunque qualche amico che ha una pressa. Questa è una pressa non costosissima, infatti è molto lenta, 20 tonnellate, però per piccoli lavoretti casalinghi può andare bene. Per quanto riguarda l'estrattore, si può anche rimediare con delle normali barre filettate. Faccio vedere qualcuna, ad esempio delle barre filettate così. Queste barre filettate, uno andando con le viti e le rondelle riesce a fare questi piccoli lavoretti dove si va a inserire una boccola. Certamente se deve estrarre delle testine c'è bisogno di quell'attrezzo lì, che poi sarebbe questo qui. Quindi per oggi è tutto, vi ringrazio per aver visto questo video. Se vi è piaciuto mettete un like a questo video, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, lasciate un commento qui sotto. Spero vi sia stato utile. Abbiamo ripristinato per quanto possibile, sostituendo le boccole a questi due trapezzi della Panda 169, ridandogli nuova vita. Quindi con questo è tutto, vi saluto, al prossimo video.